Ogni settimana due mondi si incontrano, tra fusi orari, idee e curiosità che attraversano l'oceano. Dall'Italia agli Stati Uniti, un viaggio tra notizie e stili di vita, quel pizzico di follia che rende tutto un po' più smart e decisamente più healthy. Preparati a scoprire cosa ci rende diversi. Preparati a scoprire cosa ci rende diversi e ciò che in fondo ci unisce davvero. Oh oh, è la seconda stagione di Smart and Healthy con Fulvio e Piero. Due voci, due mondi, un solo ritmo. Benvenuti cari amici di Smart and Healthy, siamo alla quarta puntata, avevamo detto. Questa è la quarta puntata e ci ho pensato un attimo perché qui rimettendo a posto, anzi devo finire perché sul sito internet, ciao Piero, intanto buongiorno, e tanto per aggiornarvi un pochino, visto che stiamo passando gli episodi dei podcast sulla nuova piattaforma su Substack e quant'altro, sto riaggiornando piano piano il sito internet della pagina degli episodi passati, e ne abbiamo fatti parecchi, cioè alla fine bisogna raccontare il totale poi tra prima e la seconda stagione e vedere quanto arriviamo, però va bene. Al momento credo si sia intorno ai 30 episodi. Sì, una trentina di episodi, quindi vuol dire che siamo a 30 settimane effettive di programma, caro Piero. Sì, 30 settimane effettive, non ci si aspettava all'inizio di questa avventura, poi invece siamo andati avanti tranquillamente. A parte che diciamo che abbiamo avuto anche degli ottimi autori. Consapevoli del loro ruolo, però effettivamente tuttora degli autori incredibili, e ti dirò di più, e sulla nuova piattaforma, anche se ancora noi vi diciamo che chiediamo di abbonarvi almeno a Onde Sonore, a Radio Centro Web su Substack, anche se poi Piero ha il suo account, che poi ci dirà meglio la pronuncia perché non voglio sbagliare. La mia è con il mio nome e cognome, ma tanto quando andate a vedere il podcast ci sono gli autori, ci trovate tutti e due. Io sono Fulvio e l'altro, uno è Onde Sonore perché pubblica e l'altro per forza è Piero. L'altro è The Tribe Edit. The Tribe Edit, quindi insomma, non potete sbagliarvi. Per nulla, anzi. Non potete sbagliarvi. Centrale, sì, esatto. Detto questo, rimanendo sull'attualità, anche se siamo a mercoledì 15, intanto diciamo mi dispiace per Donald, non ha vinto il premio Nobel. Siamo veramente tristissimi di ciò, e siamo ancora più tristi del fatto che ad averlo vinto sia stato probabilmente qualcuno che a lui non sarebbe stato minimamente simpatico. No, perché tanto diciamo ora la vincitrice, perché ora non devo andare, semmai ce l'hai te sotto mano, non voglio sbagliare il nome, la venezuelana è appunto del Venezuela, del Sud America, quindi cioè, voglio dire, lui può mettere un muro di quelli. Sì, no, vabbè, lui diciamo che non gli piace assolutamente il fatto che sia stato vinto da un sudamericano. Ci sono stati diversi commenti abbastanza allucinanti qui negli Stati Uniti, soprattutto ovviamente da supporter di Trump, che sono stati indignati dal fatto che non sia stato assegnato a lui il premio Nobel per la pace. Diciamo che nella realtà dei fatti la Maria Corina Machado, che è l'attuale vincitrice, è decisamente meritevole delle cose. No, certo, attivista politica contro il governo, per i diritti civili. No, ma quello non mi ha lasciato perplesso nella modalità, ma che sperava? Allora,
che poi in Lizza c'era anche Netanyahu. Vabbè. Vabbè, lasciamo perdere l'idiozia della cosa, ma lui probabilmente sperava di passare ancora per quello che fa finire le guerre, per quello che porta la pace nel mondo. Sì. Un po' sembra di vedere i film di Miss Detective, ma va bene uguale, su dichiarazioni, per cui insomma. Sì, certo, certamente. Vabbè, intanto non abbiamo detto, noi siamo partiti a gamba tesa, ma perché vorremmo parlarne delle ore del 20 anni. Dobbiamo fare la maratona, invece 20 anni fa la maratona di Smart Energy. Potrebbe essere un'idea, magari ci si potrebbe anche pensare, vediamo un attimo. Una volta, parentesi, una volta c'era un programma in radio che si chiamava I Due Cavalli, condotto da Andrea e Vito, un signore che ho conosciuto. E una sera, non mi ricordo in quale occasione, si doveva inaugurare la nuova stagione, si fece un tipo aperitivo qui in radio durante la trasmissione. La trasmissione durava un'ora, per carità, un'ora e mezzo, non mi ricordo, sulla musica, anni 70, e possiamo farlo anche noi, facciamo una diretta qui, invitiamo la gente. Ora tu, quando sarai qui, potremo pensarci, quando vedrai qua in Italia. Anno nuovo se ne può riparlare, si potrebbe anche organizzare la cosa. Non 24 ore, ma 2 ore di diretta, intervallate da qualche brano, quello sì, perché sennò magari sì. Se no siamo anche noiosi alla fine. Esatto. Se ci pensi si potrebbe fare una sorta di Teleton di vecchie rimembranze. Non so se esiste ancora. Lo fanno ancora. No, per la raccolta fondi qualcosa del genere fanno, però sinceramente non ti saprei dire. Comunque, detto questo, anche perché il tempo corre velocissimo, perché noi siamo dei chiacchieroni e niente, vi ricordo l'account su Spotify per recuperare le vecchie puntate. Piano piano sposterò tutto su Substack, dove potete trovare già le nuove, quelle della nuova stagione già sono pubblicate lì, se vi perdete la diretta del mercoledì. E niente, vabbè, insomma, detto questo, caro Piero, visto che abbiamo ancora qualche minuto per parlare in questa prima parte, mi dica quale parte dei 1000 argomenti vuole trattare? Quale parte dei 1000 argomenti vogliamo trattare oggi? Ma io, visto che siamo in tema argomento podcast e quant'altro e del trasferimento di piattaforma, parlerei ancora un pochino dei nostri amici di Spotify, perché a quanto pare adesso si sono messi a fare pubblicità alla Gestapo statunitense per vedere se magari riescono a raccattare un po' più di gente, perché a quanto pare non ne hanno a sufficienza, almeno per il momento. E diciamo che la cosa non è piaciuta minimamente e tanta gente sta cominciando ovviamente a boicottare e a eliminare gli account premium, quelli a pagamento. Ricordiamo. Certo. E sostanzialmente, insomma, account che non abbiamo, cioè che io non ho, ho quello Spotify ma non quello premium, l'ho avuto per un anno perché mi fece un'offerta alla Vodafone, cambiando abbonamento con la Vodafone mi offrivano anche un anno gratis di Spotify, che non sarebbe male se di fondo poi non avessero altre questioni. Sì, allora diciamo parliamo un attimino anche del fatto, per esempio, della menzogna della mezz'ora senza pubblicità, perché anche lì una delle cose degli account cosiddetti free è il discorso che ti dicono no, per la prossima mezz'ora goditi la musica completamente senza pubblicità. In realtà è una baggianata allucinante, per non dire. Esatto, ogni canzone qui come minimo almeno ogni 10 minuti, se vogliamo farla lunga ogni 15. No, meno, perché se ti ascolti, allora se ti metti ad ascoltare i brani di Pink Floyd,
una ogni 15 minuti, sì. Potrebbe anche Uno ogni 20, sì, dipende dal brano, o dei Dire Straits, ti metti lì Dire Straits più Pink Floyd ogni 2, allora equivale a ogni 15 minuti, 12-15 minuti. Ti metti a ascoltare le canzoni di media, quelle lunghezza base sono 3 minuti, quindi ogni 6, ogni 10 va. Ogni 10 quando la tirano in lungo, sì, quindi anche quella già quella è una baggianata allucinante. Dopodiché hanno ovviamente appoggiato il governo inglese nella sua stretta contro la cosiddetta violazione della privacy, che non si può definire tale secondo loro, ma che in realtà è, e già lì avevano cominciato ad avere una serie di backlash allucinanti. Con questa penso che si siano tirati definitivamente la zappa sui piedi. Sì, parecchio. A proposito di podcast, non ho detto che da Substack c'è devo vedere però, perché dice che lo pubblica in automatico su Apple Podcast. Sì, anche lì Apple Podcast bene, nel senso bisognerebbe poi capire quanto la Apple è legata no, però sai, però i podcast su Apple, anche su Apple, sono gratuiti, quindi volendo uno può avere i nostri sono gratuiti, dai. Noi non facciamo quello i nostri ma poi soprattutto diciamo che non siamo legati a determinate realtà, il che è già molto positivo, nel senso, esatto. Credo che ormai l'abbiate capito tutti, per cui da quel punto di vista lì non credo ci siano grossi problemi. Quello che sto cercando io di fare, almeno con le mie piattaforme, è cercare di andare il più lontano possibile da determinate realtà. Se no mettiamo su Podbean. Potrebbe essere un'idea. Non lo so se è a pagamento, perché Podbean io ho l'account, ma di fatto sì, magari ci sarà l'account premium, perché tanto, però no, vabbè, lo metto anche su Podbean, anche se non è automatico, quasi ricarico la prima stagione di Smart Netti, la ricarico su podbean.com. Diciamo che su più piattaforme riusciamo a essere presenti, meglio è alla fine. No, quello sì, no, ma visto che si parlava anche nelle puntate passate di boicottare, noi andiamo sull'open source. Il che non è assolutamente male, anzi, tutt'altro, bisognerebbe che cominciasse a farlo un po' più di gente, anche perché sarebbe un modo per far capire a chi ci governa, e poi si parlerà anche di determinate figure italiane per altre ragioni, a chi ci governa che forse chi in realtà ha in mano il potere di decidere non sono realmente loro, ma è la popolazione. Effettivamente sì, è un po' come quei gli youtuber palestinesi che hanno, o skater, non lo skater, no, degli skater palestinesi, non so se hai visto la notizia, te la racconto io molto molto brevemente. Ci sono questi due skater che hanno fatto un video mentre andavano con lo skate, appunto, con la bandiera italiana. Hanno pubblicato il video su Instagram e sui social, e così candidamente Tajani i palestinesi ringraziano l'Italia, il governo, e questi due hanno rifatto un video di risposta, no, non il governo, il popolo italiano. Italiano sono stati meravigliosi, sì, l'ho visto l'hai visto, di risposta, sì. Ho visto sia il video di loro con lo skate, con la bandiera italiana, ho visto anche il video di risposta. Sono stati meravigliosi e hanno fatto, secondo me, benissimo a fare quello che hanno fatto. E c'è anche un'altra cosa.
proprio perché è ora che appunto certa gente ha smesso di prendersi meriti che non ha. No, infatti, ma cioè, tra le tante uscite, l'ultima su Oriana Fallaci l'hai sentita? No, questa mi manca. Di Salvini? Mi manca completamente. Allora, molto curioso. il Comune di Firenze che poi ha interrotto per motivi tecnici, non per altri motivi, per concomitanza di impegni, quindi penso che riprenderà, voleva dare la cittadinanza onoraria a si chiama Francesca Albanese, non ricordo, non vorrei Sì, dire. Francesca Albanese. Sì, Albanese. sì. No, ma non è mezzo lapsus. Francesca Albanese. Hanno interrotto e vabbè, ora riprenderanno. Ma Salvini se ne è uscito con: ma perché deve andare la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese mentre a Oriana Fallaci? Perché non gliela danno ad Oriana Fallaci? Penso che ormai gliel'abbiano detto. Caro ministro Salvini Matteo, ministro delle infrastrutture e a trasporti, la signora Oriana fu pace all'anima sua, Oriana Fallaci non ha necessità di avere la cittadinanza onoraria di Firenze, perché è nata a Firenze, c'è anche morta a Firenze leggermente, ma quindi poco. si può dare un'onoreficenza postuma, ma non la cittadinanza. Ma io voglio sapere a questa gente come a Donald. Noi abbiamo Donald come ghostwriter, come autore, no? Quindi sappiamo la base dei nostri testi, la base delle nostre puntate, le sappiamo perché ce le scrive e ce le dice inconsapevolmente, benissimo. Determinate persone ce lo dicono inconsapevolmente, ma loro fanno i discorsi senza che nessuno gli dica niente. Ho capito andare a braccio, anche noi andiamo a braccio, non è che noi seguiamo alla lettera filo per segno, però ragazzi a nessuno glielo dice. C'è andare a braccio, un po' quel discorso si faceva l'altra volta quando si parlava di chi prepara i discorsi per Trump, no? No, ma non glieli prepara nessuno. I suoi vari collaboratori, e questo è lo stesso identico esempio portato all'italiano. Sì, vabbè, c'è anche quello su Tajani che ha detto il diritto no, il diritto internazionale. Il diritto internazionale è un'opinione sostanzialmente. No, sì, deve arrivare fino a un certo punto. Sì, arriva fino a un certo punto. Cioè, cari miei, siete a governare un paese, non siete più in propaganda, non siete in campagna elettorale, siete a governare un paese, ragazzi. È quello il tragico della cosa, che non si rendono conto che sono a governare un paese. Sì. No, guarda, non ho parole. Beh, allora forse il video che manderemo dopo ti lascerà ancora più basito, dell'intervista fatta alla televisione israeliana dal personaggio di cui stavamo appena parlando. No, ormai di queste questioni purtroppo non mi sorprende quasi più niente, perché no, perché sono state dette, fatte cose. Comunque posso dirti, cambiando totalmente argomento, che rispetto al mondiale del Qatar 2022, il mondiale Stati Uniti, Messico e Canada avrà dei biglietti molto più cari. Sono curioso di capire chi verrà. Quello sarei molto curioso di capirlo, perché sinceramente, viste gli ultimi episodi avvenuti anche qui negli Stati Uniti, dubito molto che la gente abbia così tanto voglia di venire da queste parti. È possibile che vadano in Canada e in Messico, di sicuro. Sì. Per quello che riguarda qui negli Stati Uniti la vedo dura. Allora, aspetta, vuoi ti faccio a parte quasi è finito praticamente il tempo della prima parte, ma vabbè,
possiamo sforare di qualche minuto ancora. Sforiamo un attimo. Faccia pure il riassunto, sono... No, avevo salvato un post, ok. Allora, tabellina, no, ti dico anche la fonte, ho preso il post da Che fatica la vita da bomber, ne ho parlato anche a Tribuna Staff. Allora, in Qatar, per vedere il match d'apertura, ok? Allora, riassumendo velocemente, ci sono 4 categorie di biglietti. La categoria 4 è quella più economica, la categoria 1 è quella più costosa, magari sei a bordo campo, sei insomma in postazioni privilegiate, ok? Allora, in Qatar il match d'apertura, quello più economico, era $55. E vabbè, tutto sommato, ok? Ti dirai, la partita dei mondiali ci potrebbe anche quello più costoso, quindi categoria 1, che sei magari in tribuna quasi VIP, ma perché VIP poi hanno gli accrediti, sono a invito, $618. Sei uno facoltoso, ok? Te lo puoi permettere. Va bene, il LeBron viene invitato, però sei un giocatore dell'NBA, sei un rookie dell'NBA, ti puoi permettere, ok? Perché comunque anche i rookie guadagnano, rispetto a noi mortali, guadagnano molto di più, discrete cifre, sì, molto di più, e quindi dici vabbè, me lo pago, non mi invita nessuno, me lo pago, me lo posso permettere. Allora, la partita d'apertura ai mondiali in America, Canada, ora non so dove verrà giocato la prima partita in assoluto, ma il biglietto negli Stati Uniti, credo. Sì, allora il biglietto categoria 4 spara una cifra 250, 300? magari 560. Sì, vabbè. Okay. Categoria 4 e si parla della partita inaugurale. Sì. Categoria 1. Cos'è? Stati Uniti Israele la partita? Ah no, Israele potrebbe anche essere eliminato. Attenzione. No, non c'è purtroppo non c'è questa cosa. Hanno preso 5 pippe dalla Norvegia alla fine. Ah sì, non si qualificano, ok, sì. Ok, sì. Categoria 1. Vabbè, se il prezzo è 500 della categoria 4, non posso immaginare che categoria 1 sia 10.000. No, non esagerare. 2.735 partita allora, aspetta, parliamone, perché se categoria 1 sono 2007, sinceramente spendo per la categoria 1, sono d'accordo. Ovviamente, scusa, non ho capito. In proporzione. Devo spendere 500 per essere all'ultima fila in cima? No, ma guarda, allora, tra le 4, dipende categoria 2 dov'è, perché categoria 2 è 1.940. Però non c'hai tutti i vari vantaggi della categoria 1. D'accordo, e io spero gli dia andare a mangiare. Non c'hai il pinguino in smoking che ti porta lo spumante. Certo, d'accordo. Va bene, insomma. Vuoi sapere la fine? Non ti dico gli altri, più o meno oscillano, ok? Allora, i biglietti più economici, allora in categoria 1 sono le partite, no, ti dico in Qatar erano le partite dei gironi. Ah no, ma anche in categoria 1 uguale, anche per gli Stati Uniti, anche per i mondiali 2026. Sarà categoria 1, quello più economico, categoria 1 dei gironi, $575 per le partite dei gironi, però insomma, quindi partite che, cioè se hai fortuna ti vedi quella che decide il passaggio del turno della squadra di alta classifica, però
Finali, poi andiamo in pausa. Finale in Qatar, biglietto più economico, categoria 4 era 206. Negli Stati Uniti mi posso immaginare che sia moltiplicato 4, moltiplicato 5 il prezzo più alto della categoria. Quello sicuramente, però aspetta. Il categoria 1 nella finale Qatar era $1.600. Ok, $1.600 andava in categoria 1, tribuna, mangiare, bere, VIP vari. Il categoria 4, il mondiale 2026, è il doppio, quasi il doppio, no, non è il doppio, però sì, è quasi il doppio del categoria 1 del Qatar, un pochino più del doppio. Okay. Perché è 2030 euro, $2030. No, sai cos'è la cosa tragica? Che ci sono delle teste di cazzo che li pagano anche. Quelli categoria 4, tu dici? Perché categoria 4 allora no, aspetta, c'è da diversificare, perché categoria 1 e categoria 2 dipende, ma categoria 1 te lo pagano, vuoi sapere quant'è? 6.370. Ma allora in categoria mi hai immaginato di più, guarda, avrei detto anche potenzialmente di più. Il categoria 1 è un discorso anche di immagine, va bene? C'è il politico, c'è il VIP, la star di Hollywood, ok? Che ti paga il biglietto per farsi vedere, per farsi pubblicità, e lo paga, ok? Qualsiasi cifra sia, perché tanto per loro il mercato è alto. Il problema è chi pagherà il categoria 4, che sta in piccionaia, tra parentesi, sta in piccionaia e si guarda per $2.000. Una partita che faresti bene a guardarti a casa dove staresti di molto. Sì, te la godi di più. Ma è un po' come il Super Bowl. Ora il Super Bowl ha una valenza diversa, per carità. Sì, ma più o meno il discorso poi alla fine è lo stesso. Cioè, anche chi... Ora, io non sono appassionato di football americano al momento, per cui mi interessa relativamente il giusto, ma anche chi è appassionato e chi va a vedere le partite di football americano alla fine, secondo me se le godrebbe molto meglio a casa. Sì, no, infatti. O se vuoi stare insieme alla gente, quindi negli Stati Uniti ci sono tanti locali, tra virgolette, bar sportivi, dove ci sono 10 miliardi di televisioni dove puoi stare tranquillamente con i tuoi amici e te la godi lì e ci spendi nettamente di meno, secondo me. Certo, ma assolutamente. Bene, detto questo, avendo fatto questa digressione sui mondiali 2026, faranno i mondiali per club e non c'era nessuno dove metterci. Ma se va avanti molto di così fanno più o meno la stessa figura anche. Ma meglio come fecero nella bolla dell'NBA durante il Covid, che misero i cartonati, sì, non so, e ci misero anche la figura di Bernie fanno finta di fare la stessa cosa più o meno, dai, alla fine. Sì. Va bene, andiamo in pausa e torniamo a tra poco. A dopo. È una giornata bellissima, è una giornata straordinaria, è una giornata emozionante. Confesso che quando mi sono alzato questa mattina ero felice perché dopo tante chiacchiere, dopo tante promesse, dopo troppi morti, si vede la luce in fondo al tunnel e c'è un'ipotesi di pace concreta a portata di mano, il cessate il fuoco, la restituzione degli ostaggi vivi o morti ai parenti, la ricostruzione di Gaza, l'allontanamento dei terroristi di Hamas. Quindi bisogna dire grazie a Trump. Grazie a Trump, e come Lega stiamo preparando in questi minuti dei documenti da presentare in Parlamento in Italia e in Europa, perché se tutto andasse come spero e prego perché vada, Trump il Nobel per la pace se lo è meritato. Sono ancora momenti delicati, ci sarà qualcuno che proverà a fare saltare l'accordo,
L'importante è che tutti ci credano, anche i paesi arabi protagonisti, Egitto, Turchia, Qatar, vanno ringraziati, però senza Trump staremo parlando di sangue, di vittime, di morti, e quindi la soluzione in Palestina e la ricostruzione e la liberazione di Gaza non l'ha portata qualche barricadero in Italia che bloccava i treni, le strade e gli aeroporti, ma l'ha portata quello che per loro era il diavolo, Trump, e per me se riesce a fare quello che sta facendo è un grande. Eccoci rientrati dopo questa breve pausa. Smart and Healthy, Fulvio e Piero, sempre rigorosamente qui dagli studi di Radio Centro Web, e Piero dagli Stati Uniti, e niente, quindi parlavamo un po' dell'attualità attuale, bella, però diciamo durante la pausa stavamo parlando un po' di figurucce e figurine, e mi era venuto in mente che è vero che Renzi non è nelle nostre simpatie, intanto, però Mettiamola così. però no, perché stavamo parlando, anzi avete ascoltato un video, l'audio, e poi chi vedrà su YouTube il video di queste dichiarazioni che Trump, che poi non l'ha vinto, però insomma si fosse strameritato il Nobel per la pace, vabbè, lasciamo perdere. Cercando così tra altri video ho trovato un'intervista alla TV israeliana di Salvini, che aveva iniziato anche bene in inglese e poi ha virato sull'italiano, e perché Renzi, noi prendiamo in giro Renzi, è diventata una macchietta, si prende in giro completamente, per carità, ma neanche senza cattiveria, direi, per la sua pronuncia dell'inglese, però Salvini non sa parlare, non lo parla. No, Salvini non lo sa decisamente parlare, e l'ha dimostrato ampiamente, e il tragico della cosa è che poi fondamentalmente essendo un ministro della Repubblica, uno quantomeno si aspetterebbe che non ti dico tanto, ma un minimo l'inglese lo sai parlare. No, aspetta, non lo pretendo, ok? Senti cosa ti dico per questa provocazione. Non lo pretendo, perché alla fine neanche Di Maio, che ha fatto il ministro degli esteri, sapeva l'inglese, però sicuramente ha fatto meno dichiarazioni a Bischero rispetto a Tajani. Allora, su quello non è che ci voglia molto, soprattutto poi visto l'ultima uscita che si parlava anche prima, che è il diritto del mare è optional, però diciamo, non lo so, almeno per come vedo io determinate cariche, effettivamente un minimo di conoscenza della principale, perché poi sostanzialmente non si può non definire come tale, della principale lingua straniera parlata al mondo, lo dovresti avere. Anche solo a livello scolastico. Ascoltami bene. Allora, io mi sto scrivendo il testo per un podcast, ok? Legato alle lingue, ok? Perché c'è questa difficoltà oggettiva degli italiani, magari le prossime generazioni no, quelli giovani di oggi no, però dalla nostra generazione in avanti c'è difficoltà a prendere una lingua diversa dall'italiano. Io volevo sfatare un po' questo mito, perché non è una difficoltà soggettiva, perché c'è chi dice io sono più portato, io sono meno portato, ma è un discorso proprio, secondo la mia opinione, di abitudini, di voglia anche di imparare, essere curiosi, anche divertirsi, perché poi alla fine c'è anche ci dovrebbe essere anche una sorta di divertimento a imparare, a aver piacere di imparare una lingua nuova. Però
tra questo mio testo, ok, dirò, insomma, vorrei dire anche che di poi dipende il livello di conoscenza, dipende da cosa uno poi va a fare o perché lo vuole. Però qui il discorso politico esula, perché evidentemente puoi fare il politico, ma l'inglese chi se ne frega. Cioè, neanche a livello cioè, se lo sapessero a livello scolastico, alla grande, sarebbe eccezionale. Allora, sì e no, nel senso, posso capire il fatto che uno dice, giustamente come dicevi te, in base a quello che faccio posso più o meno conoscere una lingua straniera, mi sta bene. Ora, tenuto conto che un minimo all'estero, se viaggi anche solo per vacanza all'estero, un minimo devi comunicare, quindi già lì, a meno che uno non vada a fare i fantozzi della situazione, un minimo di lingua straniera dovresti utilizzare, a prescindere. Però ci sono alcune cariche, torno a ripetere, che secondo me hanno la necessità della conoscenza di un'ulteriore lingua, ma più che altro perché comunque vai a interagire con persone che possono tranquillamente essere dall'altra parte del mondo. Sì, no, quello Ora posso capire che c'hai il tirapiedi che a cui dici quello che vuoi scrivere nelle mail e questo te la scrive. Ora c'è anche ChatGPT, per cui sostanzialmente taglia fuori anche quel discorso lì. Ma guarda, per diversi, oggi ChatGPT non mi è piaciuto molto, ho virato su Gemini sia oggi che io poi starei un attimino attento anche lì, perché poi Gemini è comunque Google, quindi si apre tutta un'altra parte di Grok 3, no, c'è Elon Musk. No, io andrei più su DeepSeek o cose del genere. Se devo dare i dati preferisco darli ai cinesi. DeepSeek sono cinesi di più. Dove vai? Ma se comunque devo dare via i miei dati, almeno preferisco scegliermi a chi darli. Preferisco darli ai cinesi. Di più. C'era un altro, aspetta, chi era quell'altro? L'ho salvato anche. Perplexity. Anche Perplexity. Perplexity potrebbe essere anche interessante. Ora, a parte il fatto che comunque appunto allora, con qualunque intelligenza artificiale dai i tuoi dati a qualcuno, a meno che non sì. Vabbè, lo puoi dare a Elon Musk, non è più contratto, quindi dai. Sì. Ma perché mi sei attivato mi si è attivato Siri e mi ha cercato Elon Musk? Sì. Appunto, Siri, Alexa, alla fine sono tutte così. Google Nest, alla fine stanno lì tutti ad ascoltare quello che diciamo. Allora ascolteranno anche Radio Centro Web, Tribuna Staff. Ma speriamo, potrebbe essere una buona idea. Ascoltassero roba intelligente, E quindi sì, uno si aspetterebbe da dei politici, dalle istituzioni, un minimo, non dico. Allora, se l'inglese di Renzi è inglese maccheronico, pronuncia rivedibile, però era la base, ora siamo sotto la base. Sì, no, ora siamo decisamente sotto la base, il che forse è ancora più tragico. Sì. Nettamente proprio, cioè questa è gente che viene a fare le visite ufficiali all'estero e non ha nemmeno modo di comunicare, tra virgolette, personalmente. No, assolutamente no. Anche perché poi, almeno sapessi quello di base, uno dico una frase, anche se c'ho il traduttore, ma almeno mi rendo conto se questo non gli dice una cavolata, per essere educati,
forse gli dice effettivamente quello che sto dicendo io, ma in un contesto dove io non so nemmeno la frase di base, il traduttore potrebbe dire qualsiasi cosa, potrebbe anche, tra virgolette, causare un incidente diplomatico, e io non me ne rendo nemmeno conto. Tra le tante, ma questo... Tra le tante, cioè, nel senso... Caro Piero, siamo... Di che si sta parlando? Cioè, No, siamo in un mondo... È un mondo difficile. sì, come cantava qualcuno, è un mondo difficile, molto difficile. Così è, purtroppo sono i nostri tempi. Sono i nostri tempi. Vorremmo che non fossero così, ma ci si fa poco. Bisognerebbe cambiarli un attimino, e purtroppo chi cerca di cambiarli viene anche criticato e dipinto da criminale da qualcuno che invece, come abbiamo visto nel video precedente che è andato precedentemente, non potrebbe nemmeno parlare, mettiamola così. No. Anche perché ricordiamo che l'attuale ministro delle infrastrutture era stato protagonista anche di episodi al famoso gioco delle coppe. No, ma guarda, allora non voglio allora, criticare il passato di certe apparizioni pubbliche. Guarda, anche Renzi sta alla ruota della fortuna e ha sbagliato su una cosa semplice, quindi, ma non è tanto quello. A parte il fatto che 10 anni prima fai delle dichiarazioni, ora che sei al governo sugli stessi argomenti le fai opposte, ok, e su questo potrei discutere. Ma poi sul discorso, ora tu hai citato Salvini, ma Salvini va a fare delle dichiarazioni in generale su tutto, ok, va bene, vice premier, per carità, benissimo, ma pensa a fare anche il ministro dei trasporti. Non solo, dice ma sì, io ci penso, ho portato avanti e sviluppato il discorso del ponte sullo stretto di Messina, ammesso che si faccia, perché per ora è fermo tutto. Ascolta, anche il ponte sullo stretto di Messina sono decenni di cui che si dice per fare 4 km di ponte alla fine. No, va bene, ma prima sono decenni che dicono lo facciamo, ma quando? Non si fa. Ma a parte il fatto di farlo o non farlo, ma bisognerebbe pensare sulle priorità. Cioè, ci sono le ferrovie siciliane, ok, così non dico della Toscana dove vivo, che anche quelle avrebbero, ma ci sono le ferrovie siciliane che sono in uno stato pietoso, sono arretratissime rispetto allo stato attuale e allo stato attuale di altre realtà regionali. Quindi, cioè, prima di fare il ponte risolvi le problematiche infrastrutturali che hai già, che c'hai perché ce l'hai. Ma è gente che non è in grado di risolversi nemmeno come vestirsi la mattina. Cioè, no, gentile. No, purtroppo è sempre l'annoso problema che i soldi vengono prima di tutto, prima delle priorità, prima di risolvere i problemi, i soldi facili, perché poi alla fine non è, dicevo, rifaccio le infrastrutture dove sono e quindi si guarda un attimino di velocizzare i trasporti, gli spostamenti, e quindi no, cioè questi, se il governo rimane fino alla fine del mandato, dubito fortemente. Poi vabbè, l'italiano è l'italiano medio, non so da cosa è dettato, magari li vota anche, però insomma a logica no. Sì, ci sono tante cose che a logica bisognerebbe fare in Italia che non vengono fatte, quindi sai, sì.
Ormai non c'è più nulla da stupirsi. No, non ci stupiamo più di nulla, né gli Stati Uniti né assolutamente no. E niente, caro Piero, noi siamo arrivati quasi alla fine, iniziamo ora i saluti così almeno abbiamo tempo per finire, non sforare troppo. Fatti Cosa che abbiamo fatto nella prima parte, però. Sì, vabbè, ma ci sta, ma ci poteva stare. Sì, vabbè, per quello sì. No. E alla fine vedi, si va sempre. Probabilmente siamo noi che andiamo controcorrente, ma forse diciamo che abbiamo vissuto talmente tanti cambiamenti nell'ambito della nostra vita fino ad ora che vediamo probabilmente anche le cose in maniera differente da come le vive chi magari sta appena iniziando, mettiamola così. Sì, se la vuoi mettere così, mettiamola così. No, allora mi fa piacere che ci siano determinate masse di popolazione che si rendono sempre più conto di come stanno andando effettivamente le cose in questo momento. Quello è una cosa positiva, molto positiva. E poi magari nella puntata di settimana prossima ne parleremo anche in maniera un attimo più specifica. Però il fatto che ci siano comunque persone che stanno cominciando a dire no, aspetta, non ho più voglia di farmi prendere in giro, non credo più a un determinato tipo di narrativa e non accetto più determinate cose, è più che positivo. Sì, sono pienamente d'accordo su questo. È che purtroppo molte volte alla fine il ragionamento poi viene meno, il ragionamento delle persone viene meno, viene più la scelta di pancia, ma è come, scusa, ora tanto abbiamo meno di 2 minuti e la rimandiamo a venerdì, a mercoledì prossimo. Io sto pensando anche a Tribuna Staff, caro. Giustamente. Si fa la polemica, si crea polemica, le cose non vanno, bisognerebbe che questi politici si svegliassero, bisognerebbe di qui, bisognerebbe di là, e poi c'è stato un referendum dove c'erano delle questioni anche delicate, importanti da dover votare, e c'è stato astensionismo, assenteismo proprio puro, si sono astenuti proprio. Allora, diciamo anche una cosa. Diciamo anche una cosa, secondo me, che bisogna tenere conto. Il fatto dell'astensionismo dal referendum e in generale anche dalle elezioni effettive è dato un po' anche dal fatto che per ora le cose, da parecchio tempo, uno va a votare per il referendum, per le elezioni politiche, per qualsiasi altra cosa, e le cose però effettivamente non cambiano mai. Non è che uno dice, sai, vado a votare per le elezioni politiche e mi ritrovo con un anno migliore piuttosto che con dei cambiamenti effettivi a dove faccio durante tutti i giorni, cose del genere, ma posso anche allora significa che il mio voto ha un peso effettivo, ma anche fino a un certo punto, per poi tanto fanno comunque come cavolo gli parlo. Ma quando te vai a votare per un'elezione, perdi comunque di qualsiasi tipo, perdi del tempo, perché comunque un'ora e mezza di tempo ce la perdi, e poi le facce che vedi sono sempre le stesse, si cambiano solo le sedie dove sono seduti. Questo allora su questo ti voglio fare ragione a metà. Non è che diciamo andrebbe approfondito molto di più, però le cose nella realtà dei fatti non cambiano, perché tanto comunque i soldi si dirigono sempre tra di loro e compagnia bella. Alla fine ti passa
anche la voglia di dire sì, allora che cosa cavolo vado a perdere tutto tempo a fare, se poi Però allora, qualsiasi cosa voto non cambia nulla. però allora te la metto su questo piano e poi semmai ne riparliamo mercoledì prossimo. Sì. Te la metto su questo piano. Allora, a parte il referendum ha valore di legge se raggiunge il quorum, quindi se deve abrogare una legge la abroga, non c'è storia, anche perché lì poi diciamo subentrano altri meccanismi molto più coercitivi, diciamo così. Però allora, a parte che ci sono state questo fine settimana le elezioni e ha avuto un astensionismo che c'era negli anni 70, questo astensionismo. Ho sentito persone che dicevano un'altra volta gli stessi, come sta dicendo lei giustamente, non dico no, però allora per far vincere le elezioni devi andare a votare, allora non ti lamentare, perché se quelli doveva votare come te all'opposizione, quindi alla destra per quanto riguarda la Toscana, non sono andati a votare perché domenica era una bella giornata e perché ti ho detto sono d'accordo con te a metà, perché non ci vuole un'ora e mezzo e io domenica sono andato alle 8 di sera, in 5 minuti 10 non c'era nessuno, 10 minuti ho votato. Per il referendum, tanto per dirtene una, io ero impiegato, ma non per criticare te, non è... No, ma poi... Non mi fai bene. No, non mi fai bene. No. Per il referendum ero impegnato nel meeting di Lucca. Ero a Lucca. Io la mattina della domenica sono partito presto, alle 7 all'apertura del seggio sono andato a votare e sono tornato indietro. Sì, stai facendo degli esempi che comunque riguardano degli orari molto particolari della giornata. Come tutte cose. Bisognerebbe capire un attimino poi invece negli orari normali, tra virgolette, ti organizzi qual è la situazione 23, dalle 7 alle 23, Piero, dai, su. Dai. Io posso aprire il lunedì mattina dalle 7 alle 15, posso aprirlo perché magari uno fa orario continuato e non... Ma la domenica? No, allora, che ci sia gente che non vuole andare a votare, su questo sono d'accordo con te. Io sto facendo un altro esempio, poi magari poi se ne parla la settimana prossima. Perché cambiano effettivamente le cose, va cambiata la legge elettorale. Ma su quello la legge elettorale non cambierà mai, perché questi hanno il culo attaccato alla sedia, scusate il francesismo, ma su quello è il termine sedia. Il termine sedia che è il francesismo, sì, è francese, sì, sedia. E ovviamente non hanno nessuna intenzione di perderlo, quindi giustamente che cosa non faranno mai in modo di non ci pigliamo per i figli. No, per carità, ma su questo che devono essere cambiate le cose, però come si diceva e poi si chiude davvero, se no qui conto Andrea noi ci prendiamo un'ora e mezzo, ma come si diceva anche settimana scorsa, si fa astensionismo, non che tu voti contro, cioè secondo me il problema di non andare a votare è il non andare a votare. Uno potrebbe annullare la scheda, dici io vado la scheda perché nessuno mi rappresenta, verrebbe lanciato un altro tipo di segnale e invece non viene lanciato nemmeno questo. Però vai a fare la manifestazione giusta, per carità, pro Palestina in migliaia bloccando una città, ma a votare, che comunque è un tuo diritto, no. Allora aspetta, e su questo poi chiudiamo veramente, poi ne riparliamo casomai la settimana prossima, però su questo ti blocco, perché secondo me riesci a dare, bloccando una città per una giornata intera. No, aspetta, ma non vai a protestare sulle cose che poi sono... Quello è un altro paio di manici, anche lì se ne potrebbe aprire tante altre, ma non è uguale. No, però allora ti vai a bloccare una città per una giornata intera. A quel punto lì, secondo me, dai un segnale più forte
perché in realtà blocchi una città, blocchi le attività di commercio, blocchi i trasporti, blocchi comunque il flusso di veicoli, di gente che va al lavoro, che non va al lavoro, eccetera. Per una giornata intera dai un segnale più forte che non a votare scheda bianca, scheda bianca o annullare la scheda, come giustamente dicevi te. Ma sì, perché è più forte, cioè è qualcosa di più forte. È qualcosa di più forte. Infatti abbiamo avuto gli esempi dei vari commenti, a cominciare dal Presidente del Consiglio e poi dal Ministro delle Infrastrutture, che si scopre, guarda caso, essere volere che Trump vinca il premio Nobel e va a fare le interviste alle televisioni israeliane. Non si poteva dire, aspettare che dicesse bravi, avete fatto bene a manifestare, ma quello è un altro paio di maniche, anche lì, nel senso, è ovvio che è andata a dare più fastidio piuttosto che non l'astensionismo dei seggi delle ultime elezioni, ed è bene che sia così, cioè certe manifestazioni devono dar fastidio per smuovere, no, su quello sì, le acque, se no non servono a nulla. Sono d'accordo, però è una cosa, diciamo, sono dei controsensi inspiegabili. Fino a un certo punto. Spingitori sugli Educational Channel. Vabbè, si sa mai, guarda. Chiudiamola qui perché sennò è così, sennò qui si va avanti a oltranza. Si riprende la settimana prossima, dai. Si riprende settimana prossima su questo argomento e insomma vabbè, sarà settimana prossima, mercoledì 22 ottobre, cari amici, o sui nostri canali social, cosa magari scriverà Piero, ma lo scrive in inglese, quindi dovrete sapere l'inglese. Come si diceva giustamente prima, è bene cominciare a conoscere un po' le lingue straniere. Mettiamola così. Detto questo, cari amici, ci vediamo settimana prossima, mercoledì 22 ottobre, solita ora, alle 15, minuto più, minuto meno, al netto della pubblicità, e a presto. Ciao, qui su Radio 100. Alla prossima. Ciao.